Eccoci arrivati al terzo livello dell'iceberg delle scomparse inspiegabili. I casi che vedremo oggi sono un po' più oscuri e complicati di quelli trattati sinora. Stiamo quindi per lasciare il tracciato e addentrarci in un reticolo di mezze verità, enigmi storici e domande mai risolte. In questo livello rimarremo saldamente ancorati al campo del razionale, ma vedremo tutte quelle storie a metà che anche dopo aver valutato tutte le spiegazioni possibili, ci lasciano basiti su cosa possa essere successo veramente. La fuga dal penitenziario più impenetrabile del mondo, una regina dimenticata nei secoli e un caso di spionaggio internazionale sono solo alcune delle vicende di cui parleremo in questo video. Sedetevi comodi e preparatevi per questo terzo viaggio tra le scomparse più inspiegabili di sempre. Quando si parla del padre del cinema moderno, si guarda con sicurezza a Thomas Edison, l'uomo che ha inventato il XX secolo. È sua infatti l'invenzione del kinetoscopio, il dispositivo capace di registrare immagini su una pellicola e riprodurli poi all'osservatore tramite una lente. La macchina è considerata il precursore del proiettore cinematografico ed è stata brevettata e prodotta nel 1888. Prodotta negli Stati Uniti, questa invenzione ha spostato per sempre il baricentro dell'arte cinematografica oltreoceano, influenzando in modo definitivo la cultura di massa nei secoli successivi. Dove saremmo oggi se l'arte del grande schermo fosse per esempio partita dal vecchio continente? Calcolare gli sviluppi di una simile ipotesi è quasi impossibile, però forse non tutti sanno che c'è stato un periodo nella storia in cui le cose erano molto vicine ad andare così. Louis Le Prince nasce a Metz, nella Francia settentrionale, nel 1841. È figlio di un ufficiale dell'artiglieria, ma alla carriera militare preferisce gli esperimenti con la fotografia di un amico del padre, Louis Daguerre, che tempo prima aveva inventato il daguerrotipo, ovvero uno dei primi sistemi fotografici moderni disponibili alle masse. Agli albori della fotografia, l'arte visiva era ancora strettamente legata alla chimica, da cui erano nate le prime tecniche di impressione delle immagini. Per avvicinarsi a quest'arte era necessario avere delle solide basi di chimica e discipline a questa limitrofe. Le Prince lo fa prima dei 10 anni. Poi, durante il viaggio di nozze a Parigi, Le Prince partecipa a uno spettacolo di illusioni ottiche, in cui alcune figure rudimentali sembrano muoversi su un proiettore per il divertimento degli spettatori. Questo singolo evento cattura l'immaginazione dell'uomo che da qui in poi si dedica all'invenzione di un dispositivo capace di catturare il movimento del mondo reale. Si sposta in Inghilterra e in seguito negli Stati Uniti, dove si dedica ad esperimenti con un dispositivo dotato di 16 lenti, capace di scattare molte foto simultaneamente. Nel 1887 Le Prince torna in Inghilterra e prosegue le sue ricerche a Leeds. Qui perfeziona la sua invenzione e riduce il numero di lenti fino ad utilizzarne solo una. È con questo nuovo dispositivo che nell'autunno di quell'anno registra la Roundhay Garden Scene, ovvero la scena del giardino di Roundhay. Si tratta di un cortometraggio di poco più di 2 secondi, in cui si vedono alcune persone muovere qualche passo in tondo in un giardino inglese. È il primo cortometraggio su pellicola della storia. Nello stesso periodo, negli Stati Uniti, Thomas Edison e il suo studio stanno lavorando a un dispositivo simile. Brevettare e commercializzare per primi la propria invenzione ha il potenziale di cambiare il corso dell'arte cinematografica e i due uomini si muovono in fretta. Nel settembre del 1890, Le Prince è in viaggio, vuole tornare nel continente americano e ricongiungersi con i suoi familiari, ma mentre in Europa si sofferma a Digione o Dijon per visitare il fratello. Si trattiene qui per qualche giorno e decide poi di riprendere il suo viaggio. Il 16 settembre prende un treno per Parigi, dove però non arriva mai. Louis Le Prince non verrà mai più ritrovato. Sulla sua scomparsa esistono molte teorie. Le sue ricerche erano costate alla famiglia molto denaro e alcuni ipotizzano che come conseguenza Le Prince avesse contratto ingenti debiti. A farlo sparire per sempre sarebbe stata la famiglia stessa, in un tentativo di tutelare se stessa. Altri puntano il dito con il fratello, che è l'ultima persona ad aver visto Le Prince alla stazione di Digione. Esiste anche la teoria del decesso, apparente, per nascondere una presunta omosessualità mai comprovata. Infine, la teoria più supportata guarda alla portata dell'invenzione che Le Prince stava cercando di brevettare e allo spionaggio industriale. È il 1590.
e 2 navi inglesi si separano dalla flotta di cui sono parte e salpano verso nord. Non si tratta di una decisione improvvisa, hanno un obiettivo chiaro: rifornire di viveri essenziali la prima colonia permanente della corona inglese sul continente americano. La prima spedizione era partita 5 anni prima e il primo insediamento era stato evacuato l'anno successivo. Mancanza di cibo, la perdita di gran parte delle scorte e le relazioni con la popolazione locale avevano costretto John White, il capo della spedizione, a ordinare il ritorno in patria. Nel 1587 però le cose erano cambiate. Sir Walter Raleigh aveva sfruttato la sua influenza con la regina Elisabetta I per finanziare un secondo tentativo. La meta prescelta era l'isola di Roanoke, tra l'Atlantico e il mare di Pamlico. Qui si erano insediati 115 cittadini britannici, tra cui molti borghesi di Londra, nella speranza di diventare nobili terrieri. Il gruppo era arrivato a destinazione nel luglio dello stesso anno e aveva scoperto come i resti della colonia precedente erano stati attaccati da una coalizione di tribù locali. I pochi uomini lasciati a guarnigione della missione dell'85 erano scomparsi e del tentativo precedente era rimasta solo una casa in legno, eretta come primo rifugio per i coloni. La seconda spedizione era diretta a Chesapeake Bay, ma si era poi insediata di nuovo sull'isola di Roanoke. Aveva ripreso i contatti con la popolazione locale di Croatoan, con cui gli inglesi avevano coesistito in passato. Le sorti dei pionieri precedenti fanno capire ai nuovi coloni che la loro posizione è meno sicura di quanto sperato. Questi pregano John White di tornare in patria ancora una volta e chiedere rinforzi. Nel frattempo, i nuovi coloni discutono su dove spostare l'insediamento. La discussione si basa su vecchie mappe, stilate da esploratori di inizio secolo, e individua un punto favorevole in una baia poco lontana. White viaggia per Londra, deciso a organizzare una missione di soccorso prima possibile. Ma ad accoglierlo c'è l'invincibile armata spagnola alle porte dell'Atlantico. La regina ha ordinato il sequestro di qualsiasi imbarcazione per difendere la patria e ogni comunicazione con la colonia è rimandata per 3 anni. Arriva il 1590 e una piccola flotta di navi corsare salpa con la missione di minare gli interessi della Spagna nei Caraibi. 2 delle navi che la compongono hanno l'ordine di separarsi e di raggiungere la colonia di Roanoke, nella speranza di trovare i coloni ancora in buone condizioni. Quando la ciurma di White approda sull'isola, tutto quello che trova è in rovina. Il campo giace abbandonato e deserto. La palizzata di legno, eretta in difesa, è ancora in piedi e su di uno dei pilastri rimane solo una scritta enigmatica: Croatoan. La missione non ha tempo e risorse per perlustrare la zona e interpreta la frase come un segnale. I coloni hanno probabilmente cercato soccorso presso la tribù dei Croatoan nella zona. C'è la speranza che siano ancora in vita. Nei decenni successivi diverse spedizioni tornano in quei territori, che oggi corrispondono alla Carolina del Nord, ma falliscono nello scoprire che cosa ne sia stato delle sorti della colonia di Roanoke. Molto tempo più tardi, emergono vecchie leggende delle popolazioni locali. Queste raccontano di alcuni individui, nati nelle tribù della baia, dall'aspetto alieno, con carnagione e capelli chiari. Dove finisca la storia e dove cominci il mito, però, non si trova mai traccia, e sulle sorti dei 115 di Roanoke rimangono solo speculazioni. Dalle strade della baia di San Francisco, Alcatraz è sempre visibile. Monito inquietante di un passato non troppo lontano, l'isola porta con sé centinaia di storie di violenza, rimorsi e punizioni severe. Tra i criminali che hanno scontato la loro pena nell'isola ci sono molti nomi noti, dove il più celebre è Al Capone. L'isola, circondata dalle forti correnti fredde dell'oceano, è da sempre vista come inespugnabile. Molto presto, la posizione geografica e le condizioni in cui versa hanno fatto conquistare al penitenziario la fama di prigione impossibile da evadere. Nonostante questo, nel breve periodo di attività di Alcatraz non sono mancati tentativi di evasione. In totale se ne contano 36, ma ufficialmente nessuno di questi è mai andato a buon fine. Delle sorti di 3 prigionieri fuggiti nel 1962 però non si è mai saputo nulla. Il piano che hanno escogitato ha ispirato diversi film e segnato un capitolo indelebile nella breve storia dell'isola. John e Clarence Anglin erano 2 fratelli della Georgia.
Erano nati in una famiglia numerosa che si muoveva periodicamente nel paese in cerca di lavori stagionali. Passavano le estati nelle campagne della Florida e gli inverni attorno al gelido lago Michigan. Descritti da molti come inseparabili, avevano intrapreso assieme la carriera criminale già in tenera età, fino a ricevere entrambi una sentenza di 35 anni. I diversi tentativi di evasione, eseguiti in diversi penitenziari, avevano fatto guadagnare entrambi un biglietto di sola andata per il blocco B di Alcatraz tra il 1960 e il 1961. Figlio di una ragazza scappata dalla casa dei genitori, Frank Morris, invece, era cresciuto da solo in casa di affidamento. Nonostante il quoziente intellettivo elevato di 133, aveva esibito comportamenti allarmanti sin dall'età di 6 anni. Aveva poi passato l'adolescenza nel sistema penitenziario per via di vari reati gravi. All'età di 29 anni era evaso dalla prigione della Louisiana ed era stato ricatturato solo un anno dopo. Considerato pericoloso e a rischio evasione, era arrivato ad Alcatraz nel 1960 e collocato anche lui in una cella del blocco B. Inizialmente a fare parte del gruppo c'era anche un quarto individuo, Allen West. Dietro al blocco B della prigione, dove erano internati i 4, c'era un corridoio di servizio privo di guardie che il gruppo aveva individuato. Usando piccoli utensili di metallo, come cucchiai e forchette per raggiungerlo, i detenuti avevano raschiato il cemento danneggiato dall'umidità attorno a un condotto di areazione. Avevano usato l'ora della musica, concessa una volta al giorno, per coprire il rumore. Per nascondere il tunnel, invece, avevano costruito una finta parete e la scarsa illuminazione delle celle aveva fatto il resto. Il secondo passaggio del piano prevedeva l'arrivo sul tetto della prigione. Qui, grazie al laboratorio del penitenziario, il gruppo aveva preparato una scialuppa. Era stata realizzata con più di 50 impermeabili donati dagli altri detenuti. La sera dell'11 luglio 1962, il gruppo decide di eseguire il piano. Allen West non riesce a ultimare il tunnel nella sua cella in tempo e viene lasciato indietro. Gli altri 3 lasciano nei loro letti delle teste finte, realizzate con dei materiali di scarto e capelli recuperati dal barbiere della prigione. Arrivano sul tetto del blocco B e recuperano la scialuppa. Cosa succede dopo è avvolto nel mistero. Le indagini dell'FBI iniziano subito e raccolgono più informazioni possibili grazie all'aiuto di Allen West, rimasto nella propria cella. I fuggitivi avrebbero in qualche modo raggiunto la superficie dell'acqua e usato la scialuppa per lottare contro la corrente gelida della baia. I rilievi nella zona però non trovano i resti della scialuppa, né i corpi dei 3. L'ipotesi ufficiale è quindi che il gruppo non sia riuscito nell'intento e che i 3 abbiano perso la lotta contro le onde fredde dell'oceano e siano stati trasportati lontano dalla corrente. In tempi più recenti, però, i familiari di John e Clarence Anglin hanno raccontato una storia diversa. Una foto scattata nel 1975 in Brasile ritrae 2 uomini di mezza età che sorridono in camera. Questi sembrano riportare forti somiglianze con i 2 uomini scomparsi della baia di San Francisco nel 1962. È il 1483 e dopo settimane di malattia, re Edoardo IV d'Inghilterra si spegne. L'erede al trono è Edoardo V, il figlio di 12 anni, che non ha l'età per regnare. Il giovane regnante e il fratello minore vengono quindi alloggiati presso la Torre di Londra, mentre lo zio paterno, Riccardo III, viene nominato loro reggente e loro lord protettore. Qualche mese dopo, però, uno sviluppo senza precedenti ribalta le sorti dei 2 bambini. Il Parlamento inglese determina che il matrimonio del sovrano, da poco defunto, era illegittimo, annullando il diritto alla corona dei figli nati dall'unione. Riccardo III viene eletto re d'Inghilterra e i 2 figli di Edoardo IV scompaiono dalle cronache della storia. Nell'estate del 1483 erano avvenuti tentativi di salvataggio dei 2 nobili, che per alcuni possedevano ancora una forte pretesa al trono. Un cronista italiano dell'epoca riporta che in quel periodo i 2 ragazzini erano stati spostati negli appartamenti interni della torre. Erano usciti nei giardini sempre meno spesso, fino a sparire dalla vista del pubblico di corte. Le tracce dei 2 scompaiono definitivamente nell'autunno dello stesso anno. Che cosa ne sia stato di Edoardo V e il fratello Riccardo rimane un mistero. Qualche tempo più tardi, però, nel 1674, nei lavori di restauro della Torre di Londra viene trovato qualcosa
che getta delle ombre scure sulle possibili sorti dei due reali. Viene rinvenuta una cassa di legno e al suo interno alcune ossa appartenute a due individui molto giovani. Queste non sono arrivate al giorno d'oggi e analisi forensi non sono quindi possibili. Sligo è un piccolo villaggio sulla costa settentrionale irlandese. Lontano da qualsiasi grosso centro abitato, è noto per i paesaggi naturali che lo circondano, che attirano ogni anno turisti in cerca di pace e tranquillità. Il 12 giugno 2009, un uomo arriva nel paesino con un bus da Derry. È alto, magro, capelli grigi e un'apparenza intorno ai 50 anni di età. Prende un taxi e si fa portare allo Sligo City Hotel. Qui prenota una stanza per 3 notti e paga in contanti. Ha un forte accento tedesco e sostiene di chiamarsi Peter Bergman. Come indirizzo di riferimento dà un civico di Vienna, in Austria. Questo, in un secondo momento, verrà scoperto essere inesistente. Nei giorni seguenti, le telecamere di sicurezza dell'hotel e del paesino registrano il comportamento dell'uomo, che sembra non avere senso. Esce un totale di 13 volte dalla propria stanza. Ogni volta porta con sé una busta di plastica viola, piena, che ad ogni rientro risulta invece vuota. L'uomo acquista anche molti francobolli, ma non si scoprirà mai se ha spedito qualcosa e a chi. Il 16 giugno, 4 giorni più tardi, un padre si allena a correre con il figlio a Roses Point Beach, una spiaggia vicina a Sligo, e avvista qualcosa sulla sabbia. È il corpo senza vita dell'uomo che sosteneva di chiamarsi Peter Bergman. I Gardaí, la polizia irlandese, non trovano nessun documento dell'uomo e una persona chiamata Peter Bergman, che corrisponde alla sua descrizione, non viene mai trovata in nessun database. Le etichette di tutti gli indumenti dell'uomo sono state rimosse e i suoi resti indossano biancheria intima sopra dei pantaloncini. I suoi effetti personali e i suoi averi non vengono mai rinvenuti. L'autopsia riporta che il decesso è sopraggiunto per annegamento e la salma non riporta alcun segno che indichi un possibile coinvolgimento criminale di terzi. Trova però qualcos'altro. Il cuore riporta evidenti segni di attacchi cardiaci passati, uno dei reni manca all'appello e appare chiaro che l'uomo senza nome aveva un cancro alla prostata in stadio avanzato. Le forze dell'ordine ricostruiscono i suoi ultimi giorni nella piccola cittadina e non trovano niente. Ogni spostamento dell'uomo sembra finalizzato ad occultare parte del suo passato e della sua identità, e le tecniche utilizzate da questi per farlo aprono la strada alle speculazioni. Chi era veramente Peter Bergman? Questo è uno dei casi di scomparsa più noti in Germania e online. Il motivo sono le strane immagini catturate dalle telecamere e il comportamento del soggetto nei momenti antecedenti alla scomparsa. Il 30 giugno 2014, un gruppo di amici viaggia da Berlino a Varna, in Bulgaria, per qualche giorno di vacanza in riva al mare. Tra questi c'è anche il 28enne Lars Mittank. Il gruppo si dedica alle solite attività di svago, di un qualsiasi gruppo di amici lontano dalle responsabilità della vita di tutti i giorni e del lavoro. Questi dividono il loro tempo tra la piscina dell'hotel, spiagge e club la sera, e tutto procede normalmente fino al 6 luglio, la sera prima del rientro programmato del gruppo. Quella notte, Lars e gli amici si recano a un bar come fanno quasi tutte le sere, e qui incontrano altri tedeschi in vacanza con cui iniziano a parlare. La conversazione si sposta sull'argomento del calcio, e la differenza di vedute tra i due gruppi scalda l'atmosfera. Lars si congeda dal suo gruppo di amici e scompare per qualche ora, mentre gli altri tornano in albergo. Qualche ora più tardi, Mittank raggiunge gli amici, che si accorgono subito che gli è successo qualcosa. Il ragazzo è stato aggredito. Lui racconta che l'altro gruppo di tedeschi doveva aver assoldato qualcuno e che poco dopo aver lasciato il bar era stato assalito da 4 individui che l'avevano ridotto in quelle condizioni. Ha una ferita alla mandibola e un timpano rotto. Lars consulta un medico che gli prescrive dei farmaci e gli sconsiglia di volare per via delle sue condizioni. Gli amici di Mittank vogliono rimanere con lui, ma lui insiste e li rassicura. Il gruppo torna a casa il 7 luglio come da programma e Lars rimane da solo. Quello che segue fa parte dell'enigma di cui Lars è tuttora al centro. Il ragazzo cambia hotel e ben presto viene ripreso dalle telecamere mentre si comporta in modo anomalo. Controlla finestre, corridoi e si nasconde come se fosse braccato da qualcuno. Telefona alla madre e le confessa di aver paura per la propria vita. L'8 dello stesso mese,
Lars si reca all'aeroporto di Varna e chiede un consulto con il dottore dell'aeroporto, che gli comunica che può volare e tornare a casa, mentre nell'ufficio del medico Lars ha un attacco di panico ed esce di corsa. Lascia il proprio bagaglio e i propri effetti personali dietro di sé e viene ripreso dalle telecamere mentre si allontana dal terminal, esce dall'aeroporto, scavalca una recinzione e scompare tra gli alberi in una foresta vicina. Queste sono le ultime informazioni accertate sul giovane 28enne. Se il comportamento di Lars fosse causato da un pericolo reale o da paranoia, non è mai stato chiarito, e su cosa lo abbia causato sono state formulate molte ipotesi diverse. La più prominente è che la causa fosse un trauma cranico, conseguente all'aggressione non diagnosticato. Ma che cosa gli sia successo in seguito rimane un mistero. Se Lars Midtank fosse ancora in vita e fosse da qualche parte là fuori, oggi avrebbe circa 40 anni. È l'era della XVIII dinastia e il regno d'Egitto è travolto da un grande tumulto. Il faraone Amenhotep IV bandisce il culto degli dei e proclama Aton, divinità del disco solare, come unico e solo dio. In suo onore cambia nome e diviene Akhenaton. La capitale, Tebe, dopo qualche anno viene abbandonata e una nuova città viene fondata nelle sabbie del deserto e prende il nome del faraone. Akhenaton prende in moglie Nefertiti, che diventa la gran sposa reale, e assieme a questa ha 6 figlie. Tra le mogli minori prende anche una delle sorelle biologiche, con la quale ha un figlio maschio, Tutankhaton, che prenderà poi il nome di Tutankhamon. Nefertiti regna assieme al marito per 17 anni e ne prende probabilmente il posto dopo il suo decesso. Dopo Akhenaton, infatti, nella fase finale dell'eresia monoteista del regno, appare un faraone di cui viene riportato il genere femminile e il suo nome è Neferneferuaton. Il nome Nefertiti infatti scompare dalle tracce storiche verso la fine della vita del marito, per poi non ricomparire mai più. Assieme alle sorti della sposa reale si perdono le tracce della sua sepoltura. Negli anni sono state trovate diverse tombe, che sono state ipotizzate essere quelle della regina scomparsa. Al giorno d'oggi non esistono conferme ufficiali su cosa sia successo a Nefertiti, che tuttora giace da qualche parte, scomparsa tra le pagine della storia e le sabbie del deserto. Jim e Nancy Beaumont sono una coppia di Adelaide, nell'Australia del Sud. Si sposano nel 1955 e vanno a vivere in un sobborgo vicino al mare. I due hanno 3 figli, rispettivamente Jane, Arna e Grant, nati tra il 56 e il 61. Il 25 gennaio 1966 l'emisfero australe è in piena estate e ad Adelaide fa molto caldo. Jim Beaumont è in partenza per un viaggio di lavoro di qualche giorno e prima di partire accompagna i figli in auto a Glen Lake Beach, a un paio di chilometri da casa. La mattina del giorno seguente i 3 fratelli Beaumont chiedono alla madre di tornare in spiaggia per trovare un po' di rifugio dal caldo. La donna non possiede una seconda auto, così istruisce i 3 su come usare l'autobus. La distanza è breve e l'epoca è lontana dalla consapevolezza dei rischi del giorno d'oggi. I 3 salgono sul mezzo e si recano alla spiaggia. Accordano con la madre di tornare con l'autobus di mezzogiorno. Alle 12 però i 3 fratelli Beaumont non scendono dal trasporto pubblico. La madre allora aspetta quello successivo delle 14, ma il risultato è lo stesso. Alle 15 Jim torna in anticipo dal viaggio di lavoro e sale immediatamente in auto per cercare i figli nella spiaggia vicina. Alle 17 Jim e Nancy denunciano la scomparsa dei figli alla stazione di polizia. In un primo momento, le indagini trovano un paio di testimoni che riportano di aver visto i 3 fratelli Beaumont in compagnia di un uomo atletico intorno ai 30 anni. Questi avrebbero passato il tempo a giocare assieme e a passeggiare. Il postino della zona, che conosceva la famiglia, riporta in seguito di aver visto i bambini mentre passeggiavano da soli, mano nella mano, in direzione della propria casa, dopodiché non si sa più nulla. Seguono presunti avvistamenti dell'uomo misterioso, false lettere e varie piste, che non hanno però mai portato a scoprire la verità. Diversi uomini in prigione per reati simili vengono sospettati negli anni di aver eseguito anche il rapimento dei fratelli Beaumont. In alcuni di questi casi, gli individui corrispondono all'identikit dell'individuo visto in compagnia di bambini il giorno della scomparsa. In altri, questi avrebbero fatto affermazioni a riguardo di loro iniziativa. Nessuno di questi ha mai portato a scoprire cosa è successo ai bambini scomparsi. Jim e Nancy Beaumont hanno passato il resto della loro vita a cercare i figli.
Sean Leslie Flynn è il figlio dell'attore Errol Flynn e, come il padre, per qualche tempo intraprende la carriera cinematografica. Molto presto, però, si stanca di recitare e fa dei primi tentativi di cambiare carriera. Si dirige in Africa e qui prova a fare la guida per safari o battute di caccia. L'attività non gli frutta molto denaro e in un paio di occasioni torna sul set, anche per film spaghetti western, dal momento che i suoi primi lavori avevano riscosso un discreto successo in Europa. La soluzione però è temporanea, ancora una volta smette di recitare per provare un'altra professione. Nel 1966 Sean arriva nel Vietnam del Sud con un contratto da freelance come fotoreporter. Inizialmente a dargli questa possibilità era stata una rivista francese, ma ben presto accumula abbastanza esperienza sul campo fino a ottenere un contratto con lo UPI, l'agenzia di media statunitense. A spingere Flynn al successo c'è la sua disposizione al rischio. Il giovane è uno dei pochi reporter disposto a mettere se stesso in pericolo per la sua professione. Nello stesso 66, infatti, Sean rimane ferito a un ginocchio mentre sta scattando foto durante uno scontro a fuoco, mentre assieme ai berretti verdi sopravvive a diverse situazioni di pericolo estremo. Tra imboscate e campi minati, nulla sembra in grado di scoraggiarlo dal continuare a raccontare il Vietnam. Nel 1970 l'interesse del giornalista ricade sulla Cambogia, recentemente invasa dalle forze nord-vietnamite. Assieme al collega Dana Stone, decide quindi di spostarsi in motocicletta da Phnom Penh a Saigon. Mentre sono in viaggio, i due ricevono notizie di un posto di blocco operato dai Viet Cong e decidono di recarsi nella zona per provare a intervistare i miliziani. Al loro arrivo, Flynn e Stone vedono un plotone di Marines prendere posizione ai due lati delle carreggiate e decidono di proseguire comunque verso la postazione nord-vietnamita. I due vengono fatti scendere dalle motociclette e condotti in una vicina foresta. Quella è l'ultima volta che vengono visti in vita. La madre di Flynn spende una fortuna per le ricerche del figlio, di cui però non trova mai le tracce, anche dopo la fine del conflitto con il Vietnam qualche anno più tardi. Le ricerche del giovane statunitense non conducono a una risposta definitiva, ma trovano forti indizi che i due reporter sono stati eliminati dai Khmer Rouge, la fazione armata del Partito Comunista Cambogiano. Nel 2010 una squadra inglese rinviene dei resti umani in una regione della Cambogia. Si tratta di resti di un individuo di etnia caucasica, e su questi vengono svolti dei test del DNA, che però rivelano l'assenza di una corrispondenza tra questi e la famiglia di Flynn. Il 6 aprile 1970, Sean, Flynn e il collega si sono addentrati nella giungla cambogiana e non ne sono mai più usciti. La scomparsa di Peter Gibbs è terminata con il trovamento della sua salma. Il modo in cui questa sia finita sul luogo di ritrovamento e la sorte del suo velivolo, però, rimangono uno dei misteri risolti più fitti della storia della Scozia. È il 1975 e Peter Gibbs è un uomo di 55 anni. Ha un passato da musicista presso la Filarmonica di Londra e più di recente ha preso parte in una piccola società di sviluppo immobiliare. Un po' più in là nel tempo, però, l'uomo ha anche un passato da pilota di caccia militari, attività che ha svolto anche tra il 1944 e il 1945. Durante la sua vita da civile ha continuato a volare anche grazie al conseguimento di una licenza di volo commerciale e ha accumulato più di 2000 ore di volo. Il 20 dicembre 1975 Gibbs sale sul traghetto per l'isola di Great Mull, nelle Ebridi scozzesi. L'uomo viaggia con la fidanzata e si trova nella zona per acquistare un hotel nell'arcipelago. L'hotel in cui i due si insediano invece è dotato di una piccola pista di atterraggio privata. Gibbs la usa per spostarsi tra le isole delle Ebridi per le sue visite d'affari. La sera del 24 dicembre la coppia torna all'hotel dopo una giornata trascorsa a visitare proprietà. Qui hanno una cena assieme agli altri ospiti, ma subito dopo questa, quando la nota è già calata, Gibbs decide di tornare sul campo di volo. Deciso a fare un volo in solitaria, prepara un piccolo monomotore alla partenza e poco dopo decolla dalla pista e scompare nella notte. Passano i minuti e l'aereo non torna. Partono le ricerche che però non producono nessun risultato. La zona viene perlustrata per giorni, ma l'uomo e il velivolo sembrano svaniti nel nulla. I resti di Peter Gibbs vengono trovati da un pastore 4 mesi più tardi, poco lontano dalla pista di atterraggio dell'hotel. L'area era stata perlustrata dalle prime ricerche, che però non avevano individuato i resti dell'uomo. Il medico legale fallisce nel trovare le cause del decesso. Nulla sembra indicare una caduta dall'aereo in volo o una fine violenta. Tutto quello che il patologo riesce a constatare è il fatto che la salma è stata esposta agli agenti atmosferici nei mesi precedenti.
L'aereo usato da Gibbs non viene mai trovato e come l'uomo sia finito sulla terraferma, senza il velivolo, rimane senza risposta. Se questo genere di video è quello che cercate quando aprite YouTube, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e lasciare un commento. Potete trovare i miei video come podcast anche su Spotify e mi potete raggiungere su Instagram per suggerimenti o opinioni. Mi piace molto rispondere a tutti i messaggi che mi inviate. Infine, per chiunque fosse nelle condizioni di farlo e volesse supportare il canale in modo più diretto, ho di recente attivato gli abbonamenti su questa piattaforma. Detto questo, possiamo continuare. Fonti ufficiali sulla vita di Jakiw Szuchowolski si trovano solamente in lingua, rendendo la sua storia, a tutti gli effetti, bloccata geograficamente. Quanto segue è quello che sono riuscito a ricostruire con gli strumenti di navigazione e traduzione automatici. È il 1917 e l'impero russo è scosso dalla rivoluzione. Le frange estreme dell'impero cercano di svincolarsi dalla presa ferrea di San Pietroburgo e proclamano la propria indipendenza mentre la guerra civile infuria. Tra queste c'è l'Ucraina, che proclama la sua indipendenza nello stesso anno. Nel caos generale, diversi movimenti politici attraversano la neonata Repubblica. Uno di questi è il Nabat, con sede a Kharkiv, è un'organizzazione di stampo anarchico che si ripropone di organizzare le varie scuole di pensiero in modo federale e sotto la guida del segretariato. Jakiw Szuchowolski è uno dei membri del segretariato. Nel 1905 c'era stata una prima rivoluzione che aveva costretto lo zar ad accettare una costituzione. Jakiw era stato tra i primi a prenderne parte e come conseguenza aveva ricevuto un biglietto di sola andata per i campi di lavori forzati. Allo scoppio della seconda rivoluzione aveva colto l'occasione per rimpatriare e tornare in Ucraina. Una volta nel Nabat organizza movimenti anarchici nelle più grandi città del paese e prende forti posizioni contrarie ai bolscevichi. Prende parte nell'esercito insurrezionale ucraino e partecipa al conflitto con l'Armata Rossa. Passa gli anni della rivoluzione tra riunioni del Nabat e periodi di latitanza, che lo portano a ricoprire diversi ruoli all'interno delle istituzioni militari. Viene arrestato dalla Ceca, la prima polizia segreta del Soviet, che lo rilascia poi in seguito. Nel settembre 1920, Szuchowolski partecipa a una conferenza clandestina, mentre la guerra civile sta prendendo una piega poco favorevole all'indipendenza ucraina. Prende parte a una delegazione per riprendere i contatti con l'esercito insurrezionale e il suo capo, Nestor Makhno, ma scompare durante il viaggio. Le fonti sulle sue sorti si fermano qui e il suo nome viene elencato assieme a migliaia di altri scomparsi nel periodo di tumulto. È la mattina del 29 novembre 1970 e un uomo sta facendo un'escursione in montagna con le due figlie. La zona è conosciuta come la Valle del Ghiaccio o Isdalen nella lingua locale. Sui pendii della montagna, il piccolo gruppo fa una scoperta, destinata a pervadere la curiosità e l'immaginazione di molte persone da quel momento in poi. A terra, tra la vegetazione, ci sono i resti carbonizzati di quella che un tempo era stata una donna. Questo è lo strano caso della donna di Isdal. La valle in questione è in Norvegia e la polizia locale si adopera immediatamente per risalire all'identità della donna e a cosa le sia successo. Il corpo giace supino e le braccia sono contratte verso la parte superiore del torace. Gli indumenti sono in pessimo stato per via delle fiamme e il volto della donna è irriconoscibile. Attorno a lei sono presenti gli effetti personali, ma mancano all'appello il passaporto e qualsiasi documento che possa aiutare a identificarla. Inoltre, tutti gli indumenti presenti nella scena sono privi di etichette. L'autopsia determina che il decesso è sopraggiunto per una concomitanza di fattori. La donna era sotto l'effetto di un farmaco paralizzante e qui era sopraggiunto il monossido di carbonio. Il collo della donna riporta un ematoma e all'interno dei polmoni vengono trovate tracce di fuliggine, a indicare che la combustione era cominciata mentre respirava ancora. Qualche giorno più tardi, le autorità individuano delle borse lasciate alla stazione ferroviaria di Bergen, che in seguito vengono ricondotte alla donna. Contengono parrucche, make-up, monete di vari paesi e tabelle con orari e destinazioni. Analizzando queste ultime, si evince che la donna aveva viaggiato per l'Europa occidentale nei mesi precedenti, utilizzando diversi passaporti. Nei mesi e negli anni successivi non parte nessuna denuncia di scomparsa che abbia come descrizione la donna di Isdal. Si fanno largo le prime teorie che convergono presto verso un'unica forte possibilità, quella dello spionaggio.
Gli spostamenti della donna, infatti, se avvenuti realmente, corrispondono ai test di un missile navale, all'epoca in fase di sviluppo da parte delle forze armate norvegesi. Per conto di quale governo agisse, però, rimane un mistero. Nel 2017 vengono eseguite delle analisi sugli isotopi della dentatura della donna, capaci di identificare in quali aree del mondo aveva vissuto nella fase iniziale della sua vita. Queste indicano che era nata in Germania, vicino a Norimberga, e si era poi trasferita verso la Francia. A confermare questa teoria c'è anche uno studio sulla calligrafia della donna, che appare tra i suoi effetti personali. Oltre a questo, però, non viene trovato altro. L'identità della donna scomparsa a Isdal è tuttora un mistero. Il 2 marzo 1976, i ranger del parco di Columbia, nella Carolina del Nord, sono allarmati da una colonna di fumo nero e denso che si leva dalla foresta. Si precipitano sulla scena e quello che trovano apre uno dei capitoli più oscuri della storia criminale statunitense. Lì davanti a loro ci sono i resti di 5 persone, dati alle fiamme. Le vittime sono 3 bambini e 2 donne, di cui la prima è sulla trentina e la seconda è anziana. Sono i membri della famiglia Bishop e l'unico a mancare all'appello è Bradford, marito della giovane donna e padre dei 3 bambini. William Bradford Bishop Jr. è un cittadino americano nato a Pasadena, in California, nel 1936. Consegue 2 lauree, una a Yale e la seconda alla UCLA, e si sposa con la fidanzata delle superiori alla fine degli studi. Con lei ha 3 figli, dopodiché si arruola nell'esercito statunitense e qui lavora per 4 anni nell'ufficio del controspionaggio. Riesce ad arrivare qui anche grazie al fatto che parla 5 lingue, tra cui l'inglese, spagnolo, l'italiano, il francese e il serbo. Tra il 1968 e il 74 diventa un diplomatico e viene assegnato in diversi posti, dall'Italia alle coste dell'Africa. Trascorre questi anni tra città come Firenze, Milano e Addis Abeba. Dopodiché viene rassegnato a Washington, in patria, e si trasferisce qui con la madre, la moglie e i 3 figli. La storia della sua scomparsa comincia proprio qui nel 1976, mentre è a distanza negli Stati Uniti. Il 1 marzo Bradford chiede una promozione che però gli viene negata. Questo lo turba profondamente. L'uomo comunica alla segretaria che non si sente bene ed esce dall'ufficio. Si reca in un negozio di ferramenta, dove acquista una tanica di benzina e un piccone. Quella sera, quando torna a casa al solito orario, esegue un crimine efferato che lo porta in vetta alla lista dei più ricercati dell'FBI. Toglie la vita alla moglie, la madre e infine ai 3 figli. Dopodiché li carica in auto e guida per ore fino a superare il confine con la Carolina del Nord. Raggiunge un punto isolato nella foresta, scava una buca e dà fuoco ai resti della sua famiglia prima di darsi alla fuga. Il 18 dello stesso mese, l'auto di Bishop viene individuata in uno dei punti d'accesso del sentiero dei Monti Appalachi, un lungo circuito attraverso i parchi nazionali statunitensi lungo più di 400 km. Il veicolo è stato abbandonato. Negli anni seguenti, Bradford Bishop, o qualcuno a lui somigliante, viene avvistato in diverse occasioni. I più accreditati del Servizio Investigativo Federale degli Stati Uniti sono 3, rispettivamente a Stoccolma nel 1974, dove un ex collega di Bishop sostiene di essere certo di averlo visto in un parco della capitale svedese. Nel 1979, l'ultimo collega ad aver visto il fuggitivo nel marzo del 70 lo ha vista in un bagno a Sorrento. Infine, nel 1994, uno dei vicini di casa della famiglia Bishop è in vacanza in Svizzera e qui, sulla banchina di una stazione dei treni, sostiene di aver visto un Bradford Bishop anziano, ma ben riconoscibile. Un profilo dell'uomo non è mai riuscito a identificare le cause di un simile crimine e Bradford Bishop rimane tra le persone più ricercate dell'FBI. I casi di Ettore Majorana e Federico Caffè sono distanziati nel tempo e non sono direttamente collegati. Ne ho però già parlato nell'iceberg dei misteri risolti italiani e ho deciso quindi di raggrupparli qui. In futuro mi piacerebbe fare un video documentario sul caso Majorana, per cui se vi potrebbe interessare fatemelo sapere qui nei commenti. Ettore Majorana scompare nel 1938 mentre è in viaggio da Palermo a Napoli. Ma chi è? Si tratta di uno dei ragazzi di via Panisperna, fisico di impareggiabile acume, che aveva ottenuto la cattedra presso l'Università di Napoli all'età di 31 anni. Tra i suoi amici e colleghi ci sono premi Nobel per la fisica, come Emilio Segre ed Enrico Fermi. Gli studi di Majorana lo avevano portato ad essere una delle autorità di spicco nel campo dell'energia atomica. Aveva provato in più occasioni a diventare docente ordinario presso l'Università di Roma,
ma gli era stato negato e in seguito era stato assunto a Napoli. Nel marzo 1938 prende un biglietto del traghetto per Palermo e una volta qui spedisce a un collega dell'università un telegramma che fa trasparire strane intenzioni da parte del giovane fisico. Majorana sostiene di aver tentato di togliersi la vita, ma di aver fallito e di avere quindi intenzione di tornare a Napoli. Questo però non avviene mai e delle sorti dell'uomo non si avranno più notizie. Che cosa ne sia stato di Ettore Majorana è un mistero, così come è un mistero come sia riuscito a dileguarsi nel nulla in uno stato blindato dalla polizia politica e a un passo dal conflitto. Sulle sue sorti sono circolate molte teorie, molte delle quali lo vedono terminare la propria esistenza in America Latina, ma prove inequivocabili a riguardo non sono mai state trovate. Oscuro è anche il motivo di un simile gesto. Molti ipotizzano che alla base del malessere di Majorana ci fosse la triste realizzazione che gli studi di una vita stavano per essere utilizzati per lo scopo più mesto possibile, da un mondo piegato dalla volontà della carneficina. Caffè è stato un docente di economia, sostenitore della dottrina keynesiana in Italia. L'idea generale alla base di questa teoria sostiene che lo Stato deve gestire attivamente l'economia per evitare recessioni prolungate, agendo sulla domanda quando il settore privato non è in grado di farlo. Grazie alle proprie competenze, Caffè funge in più occasioni da consulente per i governi, che si rivolgono a lui prima di attuare riforme economiche. Alla fine degli anni '80, però, quando la teoria economica prevalente è il liberismo, Caffè si ritrova isolato ideologicamente e ancorato a un modo di pensare che ormai non esiste più. L'interesse nazionale è cambiato e le decisioni che vengono prese dai vari governi sono lontane dalle idee del professore. Caffè ha 73 anni e quindi è troppo anziano per continuare a insegnare all'università, la sua più grande passione. Così, nella notte tra il 14 e il 15 aprile 1987, esce di casa e si dilegua nel nulla, lasciando dietro di sé solo un criptico indizio. Si tratta del saggio La scomparsa di Majorana, di Leonardo Sciascia. Forse Caffè, come Majorana, ha visto gli sviluppi della disciplina a cui aveva dedicato la propria esistenza e ha deciso di seguire l'esempio del fisico geniale scomparso nel 1938. Il 1848 è per gli storici un anno pieno di eventi, con ramificazioni che continuano a manifestare il proprio effetto al giorno d'oggi. Queste hanno interessato tutti gli stati del vecchio continente e i loro tributari. È in questo contesto che si sviluppa la vicenda di Khachatur Abovian. Nato nella piccola nobiltà armena della città oggi nota come Yerevan, Abovian aveva iniziato gli studi per diventare sacerdote, ma aveva poi abbandonato questa prospettiva e continuato la via accademica. Il suo punto focale era diventato presto l'identità culturale armena. La guerra russo-iraniana strappa il controllo dell'Armenia e lo sposta sotto l'artiglio dell'Aquila imperiale russa. Quando un esploratore russo arriva nella zona per scalare il monte Ararat, a Abovian gli viene assegnato come interprete e traduttore. Questo contatto porta poi il giovane studioso armeno a ottenere una borsa di studio all'Università di Dorpat, nell'odierna Estonia, dove rimane per qualche anno. Abovian diventa presto un intellettuale, filosofo e scrittore di fama internazionale e simbolo della cultura armena, schiacciata tra i tre imperi che convergevano nel Caucaso. Il 14 aprile 1948 Abovian esce di casa per una passeggiata e non viene mai più rivisto. La moglie ne dichiara la scomparsa solo molte settimane più tardi e su cosa gli sia successo esistono solo teorie. Una di queste lo vede coinvolto in prima linea dalla rivoluzione in Europa, nello stesso anno in cui le idee dell'età moderna si stavano scontrando con i meccanismi secolari di oppressione e dominio. La nave mercantile Yoita era stata costruita nel 1931 come yacht di lusso. Era stata poi acquistata dalla Marina degli Stati Uniti per svolgere incarichi di pattuglia nella base di Pearl Harbor. L'imbarcazione era sopravvissuta all'attacco della Marina Imperiale giapponese ed era stata poi restituita al settore privato nel 1948. Il 3 ottobre 1955 Yoita si trova nello stato di Samoa ed è in partenza per le isole Tokelau. Ha un equipaggio di 16 persone e 9 passeggeri. Il viaggio avrebbe dovuto concludersi il 5 dello stesso mese, ma della nave non si hanno notizie. Il 6 ottobre tutti i porti della zona vengono contattati per sapere se hanno ricevuto messaggi di soccorso dal vascello, ma l'esito è negativo. 5 settimane più tardi la MV Yoita viene avvistata alla deriva a circa 1000 km dalla sua destinazione. È parzialmente sommersa e a bordo non ci sono tracce dell'equipaggio.
Le scialuppe di salvataggio mancano all'appello e la struttura è parzialmente danneggiata. Oltre a questo, però, non sono presenti indizi su cosa sia successo all'equipaggio della nave, che viene presto chiamata la Mary Celeste del Pacifico. Naturalmente, questo dà il via alle speculazioni più sfrenate, che vanno dal razionale al soprannaturale. Alcuni puntano il dito contro i giapponesi. Secondo questi, la nave avrebbe avvistato qualcosa che non avrebbe dovuto, e sarebbe quindi finita a mira di alcuni vascelli giapponesi nella zona. Altri sospettano un ammutinamento o una frode assicurativa. Nessuna di queste, però, è mai stata confermata. La nave è sopravvissuta ancora una volta all'incidente e ha continuato ad essere utilizzata per diversi anni dopo il 1955. Nel 1975, l'ufficio postale di Samoa ha rilasciato dei francobolli da collezione per commemorare l'evento inspiegabile. Il nome Heinrich Müller è per sempre associato al capitolo finale della sua vita, dove ha ricoperto la carica di comandante della polizia segreta della Germania tra il 1939 e il 1945. Müller aveva preso parte al primo conflitto mondiale e qui aveva ricevuto la Croce di Ferro di prima e seconda classe. Una volta congedato si era unito ai corpi di polizia della Baviera e qui aveva sviluppato le sue forti posizioni anticomuniste, reprimendo con la violenza le insurrezioni che hanno interessato la regione negli anni del primo dopoguerra. La sua successiva adesione alle forze paramilitari negli anni 30 lo aiuta a fare carriera, fino alla sua formale adesione al partito di governo nel 1939. La sua lealtà politica al vertice gli assicura il ruolo di comandante della polizia ed è lui stesso a gestire le indagini sul tentato attentato alla vita del cancelliere tedesco nel 1944. Rimane fedele al leader e rimane al suo fianco fino al 1 maggio 1945, data del suo ultimo avvistamento all'interno del bunker sotto la porta di Brandeburgo. Da qui di lui si perdono le tracce. La guerra finisce, la Germania viene sconfitta e i suoi gerarchi vengono cercati e condotti a Norimberga. Molti di questi però mancano all'appello. Heinrich Müller non si trova e alcune prime voci riportano il suo decesso a Berlino negli ultimi giorni del conflitto. Un dossier della CIA, però, suggerisce che forse le sorti del gerarca sono un po' diverse. Alcuni speculano che sia scappato in America Latina tramite la via dei ratti, utilizzata anche da altri ufficiali. Altri che sia stato catturato dall'Armata Rossa, o addirittura che sia stato reclutato dagli Stati Uniti, come è successo a Von Braun nell'operazione Paperclip. Le vere sorti di Müller, però, non vengono mai alla luce. Il caso Tamam Shud è per molti aspetti molto vicino alla sua risoluzione. Per molti decenni è però rimasto al centro delle inchieste più complesse della Guerra Fredda e rimangono tuttora molti punti non chiari della vicenda. Sono le 6:30 del 1 dicembre 1948. La polizia di Adelaide in Australia viene contattata. C'è un uomo immobile sulla spiaggia di Somerton. Non respira. Quando la polizia arriva sulla scena trova l'uomo sdraiato sulla spiaggia, ha la schiena appoggiata a un terrapieno e sembra che stia dormendo. È deceduto. L'uomo non ha con sé documenti. Nelle tasche gli trovano solamente un pacchetto di sigarette, un paio di biglietti dei mezzi non usati, una scatola di fiammiferi e un piccolo pettine in alluminio, probabilmente fabbricato negli Stati Uniti. Le persone attorno alla spiaggia vengono sentite e alcuni testimoni riportano di aver visto quell'uomo la sera prima nella stessa posizione. Alcuni sostengono di averlo visto muoversi tra le 19:30 e le 20. Altri ricordano di averlo visto immobile, non reagire alle zanzare, ma di aver pensato che fosse semplicemente sotto gli effetti dell'alcol. Il corpo allora viene esaminato. L'uomo è di etnia caucasica, tra i 40 e i 45, ha capelli rossi, grigi attorno alle tempie, è alto 1,80 m ed è in perfette condizioni fisiche. Indossa una camicia bianca, cravatta e dei pantaloni marroni. Porta anche una giacca di taglio americano. Tutte le etichette degli indumenti sono state rimosse. Non ha un portafogli e, contrariamente alla moda del tempo, non porta un cappello. Le scarpe sono in perfette condizioni e non riportano segni di aver passeggiato a lungo sulla sabbia. Le sue impronte dentali non conducono alla sua identificazione. L'autopsia trova gli organi interni dell'uomo in pessimo stato e la causa del decesso sembra collegata a una tossina che però non viene individuata da nessuno dei test svolti sulla salma. La causa del decesso non viene quindi individuata, così come non si riesce a risalire all'identità dell'individuo. Qualche settimana più tardi, nella stazione ferroviaria di Adelaide viene rinvenuta una valigia non reclamata che era stata depositata in un armadietto il 30 novembre precedente. La valigia
contiene oggetti di uso quotidiano e viene ritenuta essere appartenuta all'uomo trovato privo di vita sulla spiaggia di Somerton. Gli oggetti contenuti nel bagaglio, così come quelli trovati tra gli effetti personali dell'uomo, contengono indizi su un'origine esterna all'Australia. Un secondo esame del corpo trova una tasca occulta cucita all'interno dei pantaloni. Al suo interno c'è un pezzetto di carta stampata che riporta le parole Tamam Shud. Il termine proviene dal farsi e significa terminato o finito. A riguardo viene pubblicato un annuncio per trovare la copia del libro a cui manca la porzione corrispondente. Un uomo si presenta con una copia del Rubaiyat di Omar Khayyam, a cui manca la stessa porzione di testo. In una delle pagine del libro vengono trovate delle parole incomprensibili scritte a mano. Nello stesso è appuntato il numero di telefono di Jessica Thompson, un'infermiera della zona. Sentita a riguardo, la donna però nega di conoscere l'uomo di Somerton, né di sapere perché questi avesse il suo recapito. Nascono allora diverse teorie che cercano di spiegare chi potesse essere l'uomo misterioso e le circostanze della sua dipartita. Queste convergono presto sullo spionaggio, vista la posizione strategica dell'Australia e l'infuriare della guerra fredda nel periodo. Il caso rimane irrisolto. Nel 2017 però alcune indagini mediante l'uso di test moderni del DNA hanno portato alla luce alcuni legami genetici dell'uomo di Somerton. Questi avrebbero suggerito che l'uomo sarebbe Carl Webb, un elettricista di Melbourne. L'uomo aveva sofferto di problemi di salute mentale e perso i contatti con il resto della sua famiglia intorno al 1946. La moglie era scappata dal tetto coniugale per la natura violenta dell'uomo e si era trasferita ad Adelaide. La teoria è che Carl Webb abbia tentato di ricongiungersi con la moglie nei giorni precedenti al suo decesso e abbia poi deciso di togliersi la vita con delle tossine cardiache. La polizia non ha ancora confermato questa ipotesi, ma ci sono forti indizi che questa potrebbe essere la soluzione definitiva sull'identità e la sorte dell'uomo di Somerton. E con questo caso, che in molti di voi probabilmente conoscevano già, ma che continua a far sorgere dubbi, si conclude il terzo livello dell'iceberg delle sparizioni inspiegabili. Nel prossimo inizieremo ad affrontare casi con spiegazioni sempre più irrazionali e difficili da ancorare al campo del plausibile. Se non volete perdervele, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Detto questo, io vi lascio un saluto e al prossimo mistero.